tutti ragazzi e ragazze, oggi siamo qui con Artax e Splash e siamo appunto qua per affrontare un argomento molto importante, ossia il linguaggio del cane, in particolare il linguaggio del corpo, ossia quello meccanico. Io vi riporterò vari esempi e vi spiegherò appunto come interpretare il linguaggio del corpo del vostro migliore amico. I tipi di comunicazione che utilizza il cane abbiamo già visto in precedenza essere tre. Se non avete visto il video sulla bio, appunto ve lo lascio in descrizione, io avevo già spiegato che i tipi di comunicazione sono tre. La principale, quella che noi possiamo più tradurre, più inquadrare, è quella appunto fisica o meccanica, ossia il linguaggio corporeo, ed è quella che affronteremo oggi. Gli altri due tipi di comunicazione sono quella chimica, ossia l'utilizzo di feromoni, annusare, gli odori. Questo è il motivo per cui il cane annusa spesso. E infine abbiamo quella vocale, l'abbaio. Dunque il video, come avrete visto dal titolo, sarà diviso in due parti perché sennò diventava una cosa lunghissima, infinita e veramente indecente. Se noi impariamo a interpretare la postura del corpo del nostro cane, saremo in grado di anticipare le sue azioni. Ecco perché è molto importante che voi guardiate questo video. Dunque, partiamo da una postura rilassata o neutrale. Possiamo notare le orecchie sono a mezz'asta, tranquille, la bocca è aperta, il pelo è abbassato e la coda pure. Notiamo come la coda da una postura rilassata inizia ad alzarsi e a muoversi. Notate bene il movimento, è un movimento ampio e rilassato. A lei piace? Qui la coda è un po' più nervosa, ma non presenta comunque una minaccia in questo caso. L'agitazione, diciamo, è data dal fatto che i due cani stanno abbaiando in faccia al mio e quindi lui non sa esattamente come reagire. Qui invece vediamo un'eccitazione più sottomessa, la coda è bassa, lo scodinzolio è più o meno simile a quello del mio cane, però la differenza appunto è che la coda è tenuta giù. Possiamo notare la differenza, la coda è alzata, il movimento è frenetico, a frusta. Questa è una postura, diciamo, minacciosa. Quando il cane ha paura, la coda la tiene tra le zampe, fino addirittura a ribaltarla addosso alla pancia. Partiamo sempre da una situazione di normotensione, il pelo qui è abbassato, e qui invece vediamo è alzato sulle scappole, e questo denota eccitazione, non è per forza una minaccia. Eccitazione, mettiamola così. Un po' come quando a noi viene la pelle d'oca, ci si rizzano i peli. Questo invece è un esempio di minaccia, il pelo è ritto fino alla base della coda e presenta appunto una minaccia di aggressione. Le orecchie tirate indietro significano sottomissione, diciamo, non è una parola brutta sottomissione. Può voler dire anche rispetto, assenza di minaccia o addirittura paura, timore. Le orecchie che vediamo qua invece sono orecchie attente, orecchie di un cane molto rilassato, che però sta ascoltando la gente che cammina, gli uccellini che fischiettano, gli altri cani nella lontananza. Notate come le alza e le abbassa. Questo lupo cecoslovacco presenta una postura delle orecchie completamente attente. Qui invece vediamo le orecchie un pochino più attente, minacciose. È difficile notarlo perché le orecchie di questo cane sono tipo quelle del Golden o del Labrador, orecchie, come si suol dire, floppy, ossia che mirano verso il basso, a differenza di quelle del pastore tedesco che sono a punta. Notate la forma T in questo caso. Gli occhi socchiusi sono un segnale che il cane ci dà. Significa ti voglio bene. Riguardiamo un attimo. Qui invece abbiamo l'occhio perplesso, notate l'espressione del cane, il cane comunica molto con gli occhi. E qui invece lo sguardo fisso, con la bocca aperta, che significa interesse, comunica tranquillità. Non sempre lo sguardo fisso è una minaccia o è inteso dal cane come qualcosa di negativo, spesso significa proprio fiducia. Non è invece il caso di questo cane, vedete lo sguardo com'è glaciale e fisso.
la bocca aperta può significare due cose, in questo caso è molto rilassato. Vedete l'espressione pacciona del cane. E qui vediamo invece Artax. Mostrare una postura della bocca che si apre e si chiude significa che c'è qualcosa che lo interessa, ma è un cane rilassato. Al contrario, la bocca serrata, in questo caso, può voler dire una minaccia, o spesso può semplicemente significare interesse, ma non è questo il caso. Il sorriso invece è uno dei segnali meno compresi. Noi lo vediamo solamente rivolto all'uomo, perché generalmente quando un cane mostra i denti a un altro cane significa un'altra cosa. Penso che quasi tutti voi lo sappiate cosa significhi. La fronte liscia significa rilassatezza, mentre la fronte corrugata in questo caso significa interesse. Ma più generalmente significa minaccia. Molto bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, noi ci vediamo alla prossima, ciao!